Voglio fare questa live della mezzanotte, sarà perché mi sento di farla. È inutile dire altrimenti. Perché la voglio fare a quest'ora la live? Vediamo un po'. Vengo piccolino, ma va bene, ma va bene così, va bene, va bene, va bene così. Intanto si inquadra un po' l'ambiente, perché se vengo solo io voglio fare questa live perché c'è un argomento che ci riguarda anche da vicino. Scusate che mi devo un po' pulire gli occhiali, purtroppo mi si appannano, ma sono i belli della diretta, cioè sono io. E secondo voi queste relazioni tra Stati Uniti e Messico, avevo accesso a questo cellulare e invece niente, è un mattone, già si è bricato. Secondo voi è incredibile come cosa si può comprendere. Ecco, si è acceso di nuovo. Cosa si può comprendere dalle dichiarazioni di Donald Trump riguardo il Golfo del Messico, che gli vuole cambiare nome? Perché nell'insediamento lo ha detto di nuovo: voglio cambiare il nome al Golfo del Messico. Non può essere più creativo il presidente, ma veramente. I nomi della geografia sono anche nomi storici, si conserva la memoria storica nei nomi della geografia. Cambiarli non ha molto senso, no? Non è che cambia la realtà storica, la realtà che cambia. Non so, perché lui si è scordato, Donald Trump, il trampone nordamericano, che si chiama Golfo del Messico non per il capriccio degli spagnoli o dei messicani, ma si chiama Golfo del Messico proprio perché, aspettiamo un po' che qua vediamo un po'. Ecco, si chiama Golfo del Messico perché la maggior parte degli stati, según ustedes, está con los pies en la tierra Donald Trump cuando dice que le quiere cambiare il nome al Golfo del México, o no? Que cómo son las cosas según ustedes? Porque para mí no, no es coherente querer cambiare il nome al Golfo del México. Cioè, per me, la mayoría de los estados que están en el Golfo del México eran mexicanos, eran españoles, porque llevan nombres españoles. Por ejemplo, Florida, California, Texas, Nevada, Colorado, Arizona, Sonora, son todos nombres en español. ¿Cómo se pueden arrogar el derecho a llamarlos de otra forma? O sea,
estamos todos locos. Vamos a ver acá que estoy buscando un argumento. Ahora les voy a contestar. Vediamo. Y yo hago un video hablando en español y hablando en italiano. Y tengo problemas de conexión ahora por querer hacerme publicidad acá en Telegram. Vamos a ver, me disculpen que ahora regreso. Eh, ah. Allora, entonces voy a leer la chat. Hola, Blozzi Cola Racing. Hola, Teo Benjamin Baez. Hola, ¿qué piensan ustedes de la decisión unilateral de Donald Trump de querer cambiar el nombre, la toponomástica a los lugares geográficos? ¿Le parece justo? Vamos a ver si tengo audio y cuánto. Para mí que es injusto. Si ustedes creen que es injusto que Donald Trump quiera cambiarle el nombre al Golfo de México y llamarlo Golfo de América, entonces comenten acá abajo en la chat y compartan este video. Si tengo audio. No pongo el micrófono porque una vez salía sin audio. Pero si ustedes creen que no es justo lo que quiere hacer Donald Trump a México, pero también a América Latina, porque por encima cualquier otro puede decidir de cambiar el nombre a elementos geográficos, ponerle uno que le guste más. En cambio, no es así que funciona. Lo que se quedó como legado histórico se tiene que quedar. Entonces me digan, si ustedes están de acuerdo conmigo, allora voi che ne pensate? Fa bene Donald Trump a cambiare il nome al Golfo del Messico e chiamarlo Golfo d'America? Oppure no, è una sparottata, una delle sue sparottate? Poi un altro momento farei un video sul saluto di Elon Musk. En otro momento haría un vídeo sobre el saludo de Elon Musk, pero yo no lo sé si lo hizo por realmente porque estaba sacado de quicio o porque quiso ser provocativo y llamar la atención, pero no sé si es algo
viposo, como dicen, porque capaz que el tipo ni lo pensó, no sé. Pero ustedes qué piensan del saludo de Elon Musk? Me comenten acá en el vídeo. Sé que me siguen en acá dice 13 y allá dice dice 9. No sé, no sé, pero ¿qué piensan? ¿Qué piensan del saludo que hizo tendiendo el brazo Elon Musk? Dicen a la romana, porque no puedo decir de qué otra forma lo hizo. Pero ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de este Donald Trump? O che pensate? Perché a me mi seguono moltissimi amici dal Messico e allora ho deciso di fare un video parlando in spagnolo, che io ho un mio secondo canale in spagnolo che mi seguono 1000 passa persone, però ho detto vabbè, ma io nel mio primo canale devo fare i video perché ho la monetizzazione nel mio primo canale e mi seguono più di 4000 persone, altrimenti quando li guadagno i soldi YouTube mi deve pagare. Siamo arrivati a 85 dollari, 86, soprattutto perché mi hanno regalato prima di gennaio, prima della fine di dicembre, mi hanno regalato 10 dollari. Un mio carissimo amico che adesso mi sono scordato pure, che si chiamava Gans. Gans, ciao Gans. Non mi ricordo mai il nome completo, però Guns N' Roses. Però dicevo che ormai Donald Trump ci tiene abituati ai suoi sparottamenti, alle sue sparottate, alle sue è un gian burrasca questo Donald Trump, che ne ha fatte di cotte di crude, di cotte di crude. Però effettivamente a forza di sparottare, a forza di fare queste cose qua, secondo voi potrà arrivare a essere una minaccia o no? Non so, perché si comincia così, uno empieza así, de esta forma, haciendo locuras, diciendo locuras. Parecería casi que habla un ignorante en lo que es la geografía y la historia, porque hay un por qué se llama Golfo del México. No es que se despertaron una noche, una mañana trasnochados con tequila puesto y lo llamaron Golfo del México. Nunca se llamó antes Golfo de América, nunca. Así que no es que él está corrigiendo algo del pasado, que dijo, me parece, tiene que regresar a llamarse Golfo de América. No se llamó nunca Golfo de América. Y tiene que estudiar la historia Donald Trump, porque tiene que saber que eran los corsaros británicos que iban detrás de los galeones españoles, que tenían más éxito los españoles en conquistar que las ciudades fundadas por los corsaros británicos no funcionaban en el Nuevo Mundo. En cambio las ciudades españolas funcionaban. Entonces antes con las conquistas españolas fueron más exitosas, y que el éxito de los Estados Unidos no se debe a la época colonial, sino a una época posterior de industrialización del 1800 y pico, y que con las armas tomaron a la fuerza territorio de los españoles. O sea, nos hacen ver en las películas que
la conquista del Far West habría sido en un territorio estéril y sin habitantes y que los indios eran extranjeros en su propia tierra. En cambio no, la conquista del Far West fue sacando españoles y franceses de territorios que ellos a su vez colonizaron sacándoselos a los nativos. Ciao, ciao Mattia, forza Napoli, va bene, forza Napoli, viva la famiglia e la pastiera. E Mattia, che hai anche mi sembra un nome giapponese, se vuoi puoi sostenere il mio canale, partecipa con una super chat, compra uno sticker sotto un mio video, compra un super grazie oppure abbonati al mio canale. Adesso Mattia ho messo gli abbonamenti a un minimo, in questo modo è più facile abbonarsi al mio canale, non c'è bisogno di spendere, perché YouTube mi aveva suggerito 5 € come minimo e nessuno si è abbonato in anni. Allora adesso il minimo per abbonarsi sono 99 centesimi di dollaro e non 5 €. Quindi voi tutti vi potete abbonare pagando un abbonamento di $1 al mese o di $1,99, oppure scegliete l'abbonamento che volete. Ma se volete pagare in un'unica soluzione, anticipandomi tutto un anno di abbonamento, potete comprare un super grazie. Quindi se voi vi volete abbonare con una spesa di $1 al mese, mi potete regalare $12. Se vi volete abbonare con 2 o 3 € al mese, fate per 12 e viene quanto potete spendere, capito? Allora questo è stato caro Mattia, parlavo spagnolo perché il mio canale è molto visto dall'America Latina e sto trattando un tema che è caro agli spagnoli, cioè il conflitto che Donald Trump forse vuole generare con gli spagnoli per una questione, non so se di principio o di sovrania sopra le acque, cioè che lui vuole cambiare il nome al Golfo del Messico e chiamarlo Golfo d'America, ma è sempre stato del Messico, soprattutto quando molti stati degli Stati Uniti erano in mano al Messico, perché questo hanno un nome spagnolo: Florida, Texas, California, Nevada, Colorado, Arizona, poi cioè metà degli Stati Uniti almeno erano del Messico e loro se lo sono soffiato con le guerre o comprandolo, e poi altri stati come per esempio la Louisiana era francese, l'Alaska era russa. Che rimarrebbe di veramente statunitense, a parte che l'hanno preso ai nativi d'America? Ma rimarrebbe la costa orientale. New York era olandese. Ecco perché parlavo spagnolo, perché mi hanno salutato, come vedi sopra nella chat. Teo Benjamin Bites mi dice hola e Blozzi Cola Racing che mi dice hola. Allora è per questa ragione che io mi sono messo a parlare. Quanti di voi che mi stanno guardando, 11 persone qua e 11 qua, quanti di voi che mi guardano, che siete in 11, parlate spagnolo? ¿Y cuántos de ustedes que me están mirando hablan español? ¿Cuántos son los que hablan español? Me lo digan en los comentarios, así sigo hablando en español, porque si nadie me sigue en español sigo hablando en italiano, pero ahora han aumentado de 11 a 16. Quanti di voi parlano italiano che mi stanno seguendo in questo momento? Commentatelo nella chat. Magari mi state guardando dallo smart tv e non potete commentare. Ai ai ai. E io sto dal vivo da 20 minuti e mi di meno tra spagnolo,
mi barca meno tra spagnolo ed italiano, perché mi sembra giusto dare l'opportunità a tutto il mio pubblico internazionale di comprendermi. D'altra parte sono Sant'Enchan, lo youtuber più famoso del mondo, ed è per questa ragione che mi seguono da tutto il mondo. Allegria! Ah, e se voi anche volete che altre persone rispondano a questa cosa qua, cioè del perché Donald Trump vuole cambiare il nome al Golfo del Messico, se vi sembra giusto o se vi sembra un'altra sparata di Donald Trump come ne ha fatte tante altre nel corso di questi ultimi 10 o 20 anni, allora commentate qua sotto e condividete il video affinché tanti altri possano dirci cosa ne pensano. Il ritocco on, non so in che consiste il ritocco, ma hanno tolto gli effetti speciali. Le bollicine per esempio, io mettevo come effetto speciale le bollicine, poi il video non si riusciva a vedere quanto male veniva. Forse hanno tolto gli effetti speciali perché riuscivano a rovinare una live che magari sarebbe venuta abbastanza bene. Allora, e niente, le relazioni anche commerciali con il Messico rischiano di rovinarsi. Donald Trump torna alla carica e Donald Trump decide che vuole mettere dazi e mazzi a tutto il mondo. Lui vuole essere imprevisibile, lui vuole essere duro, lui vuole essere puro. C'è il suo collaboratore, il suo delfino, che gli ha dato un incarico politico, anche se formalmente non può entrare nella politica perché Elon Musk è sudafricano, non è nordamericano, quindi non potrebbe fare politica attivamente, però ha deciso di dargli un incarico informale e ha deciso quindi di iniziare a mettere dazi ovunque, anche all'Unione Europea. È quello che si teme di più. Ci saranno dei conflitti fra Donald Trump e l'Unione Europea? Ci saranno dei conflitti tra Donald Trump e il Canada? Ci saranno dei conflitti tra gli Stati Uniti e il Messico? Ci saranno dei conflitti fra Donald Trump e il resto del mondo? Elon Musk che saluta la romana? Che cosa sta succedendo in Nord America? È più dello stesso o no? Voi che ne dite? Perché veramente adesso si direbbe che molti tremano nell'Unione Economica Europea, molti politici perlomeno, perché si sarebbero inesprite le relazioni con gli Stati Uniti. Donald Trump fa ogni tanto queste sparottate e adesso vuole mettere dei dazi e vuole trattare singolarmente con ogni paese della comunità europea, dell'Unione Economica Europea, cosa che è svantaggiosa perché uniti siamo forti ma divisi cadiamo, e lui ci vuole dividere tra di noi, vuole addirittura collaborare perché diciamo il Brexit sia a livello di tutta l'Europa. E non vedo di buon occhio io queste iniziative di Donald Trump, poi con Elon Musk che si mette a ballare. Ma una cosa mi è piaciuta, che Donald Trump ha dato uno stop allo sviluppo delle automobili elettriche che il suo amico, mentore e socio Elon Musk produce. Quindi il paradosso è
che Elon Musk si vede svantaggiato proprio da Donald Trump, che ha aiutato con centinaia di milioni di miliardi di dollari nella campagna elettorale, perché perlomeno negli Stati Uniti ci sarà uno stop alla vendita di auto elettriche, perché vuole impulsare di nuovo la vendita degli idrocarburi. Donald Trump, il trampone nostro, e probabilmente ci rifilerà Elon Musk le sue macchinine elettriche in Europa a scapito delle nostre industrie, della Fiat, della Ferrari, della Lamborghini, della Maserati e di altre marche europee. La cosa más divertida es que Donald Trump le ha dado un alto a la venta de coches eléctricos en Norteamérica porque quiere impulsar la producción y el consumo de hidrocarburos, incluso norteamericanos. Y justo los coches eléctricos son la cosa que más vende su socio, mentor y patrocinador Elon Musk, que gastó miles de millones de dólares, 100 de miles de millones de dólares en soportarlo políticamente. Entonces se parece que ahora Elon Musk tratará de vender al por mayor sus coches eléctricos en el resto del mundo, porque proprio su ídolo Donald Trump le frenó la venta de coches eléctricos en Norteamérica. Según ustedes, ¿esto qué consecuencias tendrá? Cada tanto hablo en español, que no es mi idioma, yo soy italiano, porque veo que me siguen en este canal. Allora, secondo voi, è un genio Donald Trump, disruttivo, oppure è un tonto congiuntivo? Dove può radicare la genialità di questa persona? Questa persona che non era un politico di carriera e che non so come ha approdato alla politica, perché credo che non è stato mai neanche senatore. Come mai il partito repubblicano è dovuto ricorrere a Donald Trump? Non so, forse non avevano un politico di spicco. Ross Perot, se non mi sbaglio, non so se era repubblicano, ma era molto vecchio, forse era una valida alternativa a Donald Trump. Comunque i presidenti non governano mai in Nord America, sebbene ci abituino con la loro personalità a dire e fare cose. Nessun presidente degli Stati Uniti ha realmente governato in Nord America. Perché quando uno ci ha voluto provare, che è stato John Fitzgerald Kennedy, cattolico, e quando un presidente ha voluto veramente votare andando contro tutto l'establishment, e voi sapete che fine ha fatto John Fitzgerald Kennedy, voi lo sapete perfettamente. E quindi da allora, soprattutto da allora, nessun politico va contro l'establishment, nessun politico cerca di andare contro i poteri forti, anzi è nominato dai poteri forti, fa parte dei poteri forti. Non voglio dilungarmi in questo, perché magari, oltre a non avere monetizzazioni la live, però non voglio cadere nel complottismo, non voglio che mi si creda complottista. Non mi sto inventando nulla, lo dicono in Nord America i libri e i giornali e le riviste. In Nord America il presidente degli Stati Uniti ha dei consultori politici che vengono dal Pentagono, dai servizi, dalla Casa Bianca, dalle corporazioni, dalle industrie, dalle università, dal mondo sportivo, dal commercio, le corporazioni commerciali.
non i sindacati, le corporazioni commerciali. E allora negli Stati Uniti un presidente c'ha un mucchio di consulenti, un mucchio di patrocinatori, e un candidato è patrocinato da lobby miliardarie. Se vince deve ricambiare i favori economici attraverso delle misure politiche, sociali, economiche. Quindi per quello che può governare chiunque gli Stati Uniti. E poi soprattutto i presidenti nordamericani hanno un senso della continuità, cioè possono parlare e dire quello che vogliono, come ha fatto e come sta facendo Donald Trump, soprattutto adesso che è presidente, ma continuerà a fare parte delle cose che già faceva Biden e che prima di lui ha fatto Obama, Clinton, Reagan, Carter, Bush Junior, Bush Senior, Reagan. Non abbandonano la linea principale, il leitmotiv, faranno qualche lieve variante circostanziale, ma in realtà cambia il discorso, non cambia il pensiero, non cambia l'azione, cambia la scenografia. Trump è una persona molto colorita, sa far accettare all'elettorato nordamericano quello che ormai non sapeva più far accettare Biden, quello che ormai non sapeva più far accettare Bill Clinton, quello che ormai non sapevano più far accettare gli altri presidenti. Adattano il linguaggio alle nuove necessità e alle nuove circostanze, alle nuove necessità socioculturali. La società si evolve e se anche il discorso politico non evolve, rimangono sempre spiaggiati nello stesso. Allora, ciao Sana, ciao Angelo Conte, che ne pensi Angelo Conte, carissimo amico mio, dell'ultima sparata di Donald Trump che vuole cambiare il nome al Golfo del Messico e chiamarlo Golfo d'America? È una trovata populista e demagogica o già delle ragioni d'essere? Tu che ne pensi? Forse perché vuole fare del reclamo territoriale su quelle acque dopo, in un secondo tempo, perché prima gli chiama il nome, gli mette un nome, Golfo d'America, e poi dice e adesso i diritti economici e commerciali su questo golfo sono degli Stati Uniti e voi dovete pagare una licenza per pescare, per estrarre materie prime e bla bla bla. Tu che ne pensi? Poi se poi fai una donazione, poi per esempio, guarda, schiacciando il biglietto di del dollaro qua sotto, parlando degli Stati Uniti, no, schiacciando il biglietto del dollaro ti appare super chat, super sticker, super chat, abbonamento, e regala un abbonamento, poi addirittura regalare un abbonamento a un'altra persona a nome di un'altra persona, purché mi immagino ci abbia il canale, un account di YouTube. Vedi, puoi regalare un abbonamento, l'opzione in basso, oppure puoi abbonarti. Io adesso ho ridotto a 99 centesimi di dollaro l'abbonamento minimo, ma anche i super chat. I super chat sono minimo 99 centesimi di dollaro, quindi è veramente un prezzo irrisorio. Se ritieni conveniente aiutarmi, non mi metto in mezzo alla politica, dice il mio amico Angelo Conte. Ah, va bene, sì, grazie di seguirmi. Come voi tutti sapete, questi argomenti sono difficilmente monetizzabili. Se mi volete supportare, se volete che io parli
di altri argomenti riguardanti la geopolitica, fatemelo sapere regalandomi un super grazie, comprando un abbonamento, regalando anche a altre persone un abbonamento, partecipando con super chat o sticker nella chat qua sotto. Mi aiuterete ad andare avanti e a far sì che il mio canale di YouTube cresca. Però intanto mi fa piacere che tante persone mi seguono. Già ci sono 12 persone qua e prima ne ho avuto anche di più, quindi sono tanto contento. Però dicevo, com'è possibile che un presidente, anche se degli Stati Uniti, deva abbandonarsi a delle esternazioni così reprovevoli e anche precarie? Insomma, dovrebbero gli Stati Uniti continuare a essere il faro del mondo occidentale, almeno il faro del mondo occidentale, e invece rischiano di diventare il fanalino di coda. Hai capito? Rischiano di rimanere ultimi, perché non possono fare delle cose di questo tipo. Non possono assolutamente, non possono assolutamente avere una politica improvvisata e qualunquista, demagogica e populista. Non bevono neanche il caffè paulista, e allora c'è anche Baffi, no, per fare la pubblicità al caffè paulista. Se mi vedono quelli del caffè paulista, mi mettono nella lista, mi patrocinano e io gli faccio la pubblicità nei miei video con questi baffi. Però come sempre vi chiedo, allora vi do dei dati. Mi scordo sempre di fare, che mi scordo di fare, mi scordo di entrare allora devo farlo da qua. Mi scordo sempre di mettere, un momento. Grande, grazie. San, oggi pomeriggio ho rilasciato un nuovo viaggio in America. Ah, sei stato negli Stati Uniti, che bello. Vediamo un po'. Mi scordo sempre di mettere nella lista di riproduzione la mia live. Descrizione, viso, sottotitoli, qualità. Adesso hanno cambiato, eh, hanno cambiato, non so più come fare a metterla. Vediamo, salva in una playlist. Allora mettiamo live o notizie dal mondo. Live, dai, poi le metterò in notizie dal mondo, però per il momento live.
allora e vediamo un po' che c'è un po' di casino, confusione. No, caro amico, io ti seguo su Insta. Ah, bene, grazie. Buonanotte. Buonanotte Angelo, grazie. Beh, si vede che è ancora in corso, ancora in corso, non la mette nella lista. Però vi dicevo, ormai ci ha abituato a tutto Donald Trump. Vediamo quante batterie ho. Ancora non ho una donazione. Guarda, il brillo sta al minimo in questo cellulare, ma rende molto. Adesso l'ho abbassato perché ho fatto 41 minuti. Beh, niente male. Volevo leggervi i dati istat: 558 visualizzazioni, 3,2 ore, quindi 3 ore e 25 minuti, quando sto da 41 minuti, 42 minuti, quindi ho un buona tempo di visualizzazioni. Eh, purtroppo non si possono mettere i sottotitoli dal vivo. Pubblico non iscritti l'81%, iscritti il 18%. Vabbè, ancora non si trova nella lista di riproduzione dal vivo, però poco importa. C'ho una lista di riproduzione delle mie live, e sì, questo lo metto, lo lascio questa live tra i video live, perché poi i video che di geopolitica ho fatto anche delle live di geopolitica, ma questa è una live perché ho parlato di tanti temi oltre a Donald Trump. Poi vedo che forse perché sto perdendo tempo, ma le persone dal vivo sono solo 4 adesso, quindi non so fino a che punto, non so fino a che punto continuare la live. Se non c'ho più un minimo di 10 persone, se non c'ho più un minimo di 10 persone, io sospendo la live. Allora, entonces yo estoy acá. Ustedes hablan español. Ahora se está volviendo muy oscuro y me digan si ustedes hablan español. Do you speak Spanish or English? Y me digan. Yo mientras tanto trato de abrir una luz.
aquí vamos, perdónenme si me ausenté un poco, pero llegué a hacer una live muy liveosa, si somos 7, me han dado solamente 2 likes. Si me hacen una donación me hacen muy contento, porque necesito para ir adelante en mi canal. Además que estoy gastando recursos, o sea, los celulares cuestan. Este celular, un Motorola Moto E7 Power, ya tiene su época, ya era económico cuando salió en el 21, pero ahora no te digo. Y estoy empleando otro celular mucho menos económico, pero que se recalienta como una pava, y yo no le puedo sacar la protección de silicona porque si no se raya la pantalla, entonces yo ya no veo hasta el celular con los anteojos normales. No sé si porque los tengo sucios de sudor, pero veo que somos en 6, y entonces fuerza y coraje. Me digan qué creen de las medidas que quiere tomar Donald Trump en contra de la Unión Económica Europea, en contra de Canadá, histórico aliado de Norteamérica, y en contra de México. ¿Qué piensan de las medidas que quiere tomar Donald Trump en contra de todo el mundo, o de su posible acercamiento a Rusia, a la Rusia de Putin? ¿O qué piensan de su apoyo incondicionado e ilimitado a Netanyahu y a Israel? ¿Qué piensan de estas cosas? ¿Va a traer todo esto más conflictos también regionales o no? Porque la otra vez fue a apoyar a Kim en la Corea del Norte, y dicen que Kim acabó teniendo el arma nuclear. ¿Qué piensan entonces? Eh? Che pensate di tutte le strambezze di Donald Trump? Soprattutto vediamo un po', io da quanti minuti sto, vediamo se faccio 50 minuti o faccio un'ora, poi me ne vado perché c'ho poca interazione oggi con il pubblico. Di solito interagiscono molte più persone, ma vabbè che è colpa mia perché ho iniziato tardi la live. Yo haré una hora, otros 10 minutos de live, porque tengo poca interacción con el público. Otras veces la gente escribe más en la chat, pero culpa mía porque empecé la tarde la live. Si ustedes hablan español, escriban acá en español. Se parlate in italiano, scrivete in italiano. If you speak English, please write on the chat on English. Allora adesso siete 7 e mi domando perché non scrivete più numerosi. Sì, la la. Hola, ¿qué piensan de las últimas
los últimos dichos de Donald Trump y qué piensan del saludo de Elon Musk, que yo acá no puedo reproducir porque no soy Elon Musk. Elon Musk tiene X, que antes era Twitter, y él hace lo que quiere en su plataforma. Hay una araña. Elon Musk hace lo que quiere, pero siempre va atrasada la imagen. Yo trato de contestar a las chat desde este celular, pero va atrasada la imagen. Sempre c'è un ritardo nell'immagine. Io non so se mi state seguendo dall'Italia, dal Messico, dagli Stati Uniti, perché le traduzioni che sono più richieste, i miei sottotitoli più richiesti, sono in spagnolo Latina America e inglese Stati Uniti, e poi italiano. A volte sono richiesti più i sottotitoli in italiano perché ci sono anche ipoacustici che mi seguono, ma ripeto, io voglio arrivare fino a un'ora per non stancarmi troppo, per non staccare, che non mi vengano a dire boia chi molla, come tiramolla mangia pane e colla. Poi voglio vedere il traduttore che traducerà. 644 visualizzazioni in questo video. Beh, vabbè, che uno che ho fatto per l'insediamento di Donald Trump ha fatto 6.000 e passa visualizzazioni in un'ora e 40, e quindi le ultime 48 ore, grazie a questo video che ha fatto, questa live che ha fatto già 644 visualizzazioni, le ultime 48 ore ho fatto 966 visualizzazioni, capito? Però voi ditemi, e poi vi invito a guardare tutti i miei video, voi ditemi cosa ne pensate di Donald Trump e di Elon Musk, perché quello che dicono, quello che fanno, i balletti che fanno, cia 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 cia, cioè veramente si può giustificare tutte le corbellerie che fanno, le pulcinate che fanno? Io non so. Allora, Argar An, dove risiede al momento, in quale nazione? Ma risiedo a Casal Palocco, Italia. E tu, Argar An, dove risiedi al momento, in quale nazione? Perché mi piacerebbe saperlo. E poi soprattutto Argar An, Argar, sembra il gioco che sta sul web, no? Argar An, quello delle sfere, no, che si assorbono. Che ne pensi della dichiarazione di Donald Trump che vuole cambiare il nome al Golfo del Messico e chiamarlo Golfo d'America, e delle tante altre cose che ha detto e fatto Donald Trump? Che ne pensi?
con la canottiera a Roma a gennaio si vergogni, avrà i riscaldamenti al massimo, l'ambiente va rispettato. Sì, ma no, scusami, ma è che qua sto in un ambiente interno che c'ho il bagno vicino, è un ambiente chiuso, non c'è bisogno di così tanta riscaldamento. E poi comunque ci abbiamo i pannelli solari, non è che ciò che spendo idrocarburi, c'ho pannelli solari fotovoltaici, quindi l'energia viene dal fotovoltaico. Si rispetta l'ambiente, si rispetta. No, no, di niente, di niente. Poi il condominio c'è anche un apparecchio che non so come si chiama, che prende l'energia geotermica, che l'assorbe dal terreno, e quindi no, siamo messi bene in questo l'amministrazione ha speso bene i soldi, tanti soldi hanno voluto, vogliono al mese, li mortà guerrieri loro. Però no, 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 non sto spendendo idrocarburi, per fortuna no. Quello che si risparmia in energia, comunque bisogna dirlo, si spende in manutenzione, cioè questi apparecchi, questi pannelli solari o si guastano o vanno fuori servizio o li devi cambiare qualcosa, anche l'apparecchio geotermico e devi cambiare qualcosa, quindi alla fine si risparmia in bolletta, ma in tecnico si spende di più. È tutto relativo, direbbe Albert Einstein. Ma tu allora, visto che ci stiamo, che abbiamo parlato, Argar Han, che ne pensi di Donald Trump e delle sue strambotiche dichiarazioni contro il Canada, contro l'Unione Europea che gli vuole mettere i dazi, contro il Messico che vuole cambiare il nome al Golfo, soprattutto che vuole passare all'energia a idrocarburi? Lui sì che è contro l'ecologico, addirittura vuole frenare lo sviluppo e la vendita delle macchine elettriche in Nord America, e quindi va contro gli interessi del suo patrocinatore Elon Musk, che di macchine elettriche ci sommergerà fino al collo in Europa, facendo peraltro fallire le industrie italiane ed europee dell'automobile. Quindi a noi ci imporrà Donald Trump l'elettrico, le macchine elettriche, e invece negli Stati Uniti non permetterà a Elon Musk di vendere le macchine elettriche. Tu che ne pensi al riguardo? Fra poco arrivo a un'ora di live e qua inizio ad avere dei problemi di illuminazione e poi anche al cellulare di riscaldamento. Se altre questo messaggio è in attesa di revisione. Ma che hanno scritto? Ah, mostra messaggio, un altro moderatore si sta occupando. Comunque, visto che è stato moderato il messaggio, io lo riassumo. Argar Han ha detto un povero stolto, diciamo così, per moderare il messaggio. Beh, se questa è la tua opinione di Donald Trump, vorrei tanto sapere che ne pensi di Elon Musk e di come ha salutato, che per me non è stata una coincidenza o una cosa che diciamo una svista, perché una persona come Elon Musk, che ha programmato il discorso nei minimi dettagli di Donald Trump nella sua incoronazione, diciamo così, da imperatore del mondo e degli Stati Uniti, non poteva Elon Musk farsi scappare il saluto, che io non posso qua ripetere, e che hanno censurato nei media tedeschi perché non si può mostrare. Quindi che ne pensi? Perché secondo me lo ha fatto perché è un narcisista. Elon Musk voleva mettersi in evidenza
e voleva che tutti lo osservassero. Però ha inquietato non pochi nel mondo, ecco, perché se veramente è un supporter di Donald Trump fa quel saluto, te ti puoi immaginare che altre cose farà. Per quello ha tolto la censura e il fact checking da It's.com, la sua piattaforma It's Twitter. Per quello che adesso anche Mark Zuckerberg ha tolto il fact checking da Meta, cioè Facebook, Instagram, e poi che altro, Messenger. Adesso non c'è più non censura ma controllo delle informazioni e delle cose che si scrivono. Ormai viva la pepa, ormai tutti fanno la carlona, ormai questo populismo, questa populismo e demagogia imperante ormai hanno la meglio. Volevo gli effetti speciali e invece c'ho una luce speciale, rimango abbacinato, rimango all'oscuro, mi devo avvicinare di più e mi avvicino. Ormai diciamo è così. Lo stesso. Ah, ciao bella zio, mi saluti? Raffaele Cozzolino. Ciao Raffaele Cozzolino, buonanotte, grazie per essere passato e mi raccomando dimmi che ne pensi di Donald Trump e delle cose che ha detto che vorrebbe fare a Canada, Unione Europea e Messico, e che ne pensi del saluto di Elon Musk? Caro Cozzolino, e quindi adesso c'ho 3 persone che mi seguono dal vivo, qua dice 6 ma si vede che sì, era vecchia la parte di video vecchio. E allora solo 3 persone, 4 persone, però ho fatto un bel numero di visualizzazioni. Per il momento tempo di visualizzazione 4 ore e 4, quindi 4 ore e 40 minuti probabilmente, no, 4 ore, meno di 4 ore e 30, 3 ore e 9. Messaggi di chat e reazioni durante la trasmissione dal vivo 11. Fidelizzazione del pubblico ancora non ci sono dati, 502 visualizzazioni. Beh, non è male, certo. Ho fatto una live su quando Donald Trump è salito presidente e ho avuto 6.000 visualizzazioni. Adesso ne ho fatte 579, no, 702, 702, 706, 710. Beh, ne sto facendo di visualizzazioni. Allora ho dei dubbi se tagliare o no. Vediamo quanta batteria ho nel cellulare. 56%, è un problema, però sai non posso tagliare le visualizzazioni. Diciamo che altri 20 minuti li farei volentieri se ci avessi delle persone a seguirmi. Voi che ne pensate? Voi che ne pensate? Guardate come viene male, come mi filmo male di notte. Voi che ne pensate di tutte le cose che ha detto Donald Trump, tutti questi impazzimenti?
Beh, adesso 714 visualizzazioni, ne aumento di poche. Según ustedes, ¿qué atendibilidad tienen las declaraciones de Donald Trump? ¿Hasta qué punto son confiables las declaraciones de Donald Trump? ¿Donald Trump es un político de confiar? Según ustedes, ¿ha hecho bien a elegir a Elon Musk para ayudarlo en el gobierno de Estados Unidos? No sé, no sé realmente. Díganme ustedes si creen que este gobierno norteamericano con adentro Elon Musk, anche si no puede ser político porque no es norteamericano, es surafricano, si este será un gobierno exitoso o más bien polémico. ¿Cómo será este gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo lo ven? Hay que ver hasta qué punto será capaz de llegar. Hasta qué punto dirá cosas que no están en el cielo ni en la tierra y digamos que ¡hey! No, afuera, afuera, vení acá. Me disculpen, pero mis perros pegaron a una puerta y hicieron salir algo de plástico que no sé qué es de la puerta. Y según ustedes, ¿hasta qué punto es de confiar Donald Trump? ¿Y hasta qué punto sus acciones son intencionalmente imprevisibles? Porque tal vez sea toda una cosa montada artificialmente para que la gente no sepa cómo prevenirlo, para esconder sus jugadas. Capaz que él tiene todo planeado y realmente sus locuras son fintas. Entonces vemos que 738 visualizaciones, 4,7 horas tiempo de reproducción, es decir, casi 4 horas y 40 minutos y 38. 738
4 horas con 40 con 8 minutos con 4,8 horas. Y acá me dice involucramiento 4,8, duración media 1 minuto de visualización. Ah, bueno. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de las cosas, de las acciones de Donald Trump y de sus dichos, de sus entredichos, de todo lo que hace? Yo les voy a cargar otros vídeos, se lo digo a los que me siguieron hasta ahora, a los que ahora me están siguiendo y a los que verán este vídeo hasta este momento. Yo tengo que cargarles un vídeo que he hecho en estos días, pero vino antes esta live, la ocasión de hacer la live vino, y yo puse a disposición mis vídeos de la inteligencia artificial para ver qué tal era, cómo resultaba. Esperemos que todo vaya bien, a bien puerto, a buen puerto, porque no quisiera que me derogaran del contenido, pero puse a disposición de la inteligencia artificial mis vídeos y dicen que si la inteligencia artificial utilizará mis vídeos voy a ganar algo de platita, y eso es muy lindo. Claro, es muy lindo. Ho messo in questi giorni a disposizione dell'intelligenza artificiale i miei video, dicono che in questo modo si può guadagnare un po' di soldini. Speriamo bene, perché ne ho bisogno per portare avanti il mio canale. Allora, che mi raccontate di bello? Adesso bisogna andare avanti. Voglio fare un tempo minimo, tempo di visualizzazione minimo di 5 ore e poi taglio, quindi non so quanti minuti mancano, se mancano 20 minuti, perché la partecipazione del pubblico questa volta è molto scarsa. Ho fatto una live tempo fa che invece era una partecipazione molto grande. Allora, buonasera a tutti, buonasera Katia Marchese. Argar An, in Messico a gennaio con la canottiera ci sta anche, ma d'inverno in Italia la canottiera è insensata. Non stai mica nel Sud America? No, no, sto a Casalpalocco, Roma, e vivo in un condominio dove c'ho il riscaldamento con un apparecchio. Hai visto quelli geotermici che sprofondano giù nel terreno? Nella cantina ne abbiamo uno nel nostro condominio. Allora, buonasera a te Katia Marchese. Che ne pensi, Katia Marchese, delle dichiarazioni di Donald Trump, che vuole cambiare il nome al Golfo del Messico, chiamarlo Golfo d'America, che vuole litigare con il Canada, che vuole imporre dazi anche all'Unione Economica Europea, all'Unione Europea, e in generale che vuole litigare con mezzo mondo? E che ne pensi del saluto di chi lo ha aiutato a vincere le elezioni, Elon Musk? Il saluto molto polemico. Poi, cara Katia Marchese, se puoi
se puoi aiutarmi, partecipa con una super chat, uno super sticker, e puoi anche partecipare con un abbonamento o un super grazie. Qua ti faccio vedere come funziona, che guarda, qua c'è il simbolo sotto la mia live, c'è il simbolo del dollaro di un biglietto, tu fai clic qua e ti appare super sticker, il primo super chat, abbonamento, e regala un abbonamento. Puoi anche regalare un abbonamento a un'altra persona al mio canale, così mi aiuterai a cambiare i cellulari, andare avanti. Ma soprattutto, se tu non ti vuoi abbonare, puoi comprare un super grazie sotto un mio video, sotto questo video, quando non sarà più live. Però super sticker, apparirà un disegno nello schermo, oppure super chat, e qua fai clic su super chat e ti appare minimo 99 centesimi di dollaro. Il bello è che io ho ridotto i prezzi, perché YouTube mi consigliava 5 dollari per l'abbonamento minimo, invece io ho messo 99 centesimi di dollaro. E poi vedi, c'è un'asticella, tu puoi pagare di meno di 99 centesimi, oppure pagare addirittura 5, qua credo che siano 5 dollari al massimo, non so. E poi ti festeggia il tuo primo super, quindi se tu fai clic qua abbonamento, ti appare anche, dovrebbe apparire, se mi volete supportare, aiutare, oltre a commentare qua in chat che ne pensate di Donald Trump e del saluto strano di Elon Musk. Ma qua c'ho dei problemi di linea, a parte io essere un po' grassottello, però ecco, abbonati a questo canale. Guarda, io sono in Germania, trovo del saluto del tizio è vergognoso, dice Katia Marchese. Se l'avremmo fatto noi comuni mortali saremmo finiti in prigione. Quanto riguarda l'altro nuovo presidente, meglio che sto zitta. Ah, va bene, allora se poi abbonati al mio canale, o se non vuoi abbonarti compra un super grazie sotto un mio video, e così potrai anche mettere un super commento e direttamente mi paghi quello che avresti pagato per l'abbonamento, cioè invece di pagare 10 dollari al mese o un dollaro al mese, mi dai direttamente o 10 dollari di super grazie o 100 dollari, così ti levi di mezzo il pagamento e non stai pagando tutti i mesi con l'abbonamento. Mi sono abbonata, sono nuova. Ah, grazie, grazie mille per esserti abbonata, cioè abbonata, grazie, grazie, grazie mille, ti ringrazio di cuore. Abbonata e non iscritta, grazie mille. Sì, poi c'ho problemi di linea, ripeto, perché poi non te lo notifica subito YouTube. Qua mi risulta zero, ma se tu mi dici che ti sei abbonata ti ringrazio molto, ti devo credere. E qua ci sono dei livelli, eh, quale piano hai scelto?
amico di Sant'Enchan, seguace di Sant'Enchan, sponsor di Sant'Enchan, fanatico di Sant'Enchan, vip mega galattico o mega vip super iper galaxy. Che nomi, no? Super iper galaxy. Comunque abbonandoti c'è l'esclusiva sui miei video, sulle mie live, su tutto, perché voglio fare delle live solo per abbonati. Mi sono abbonata, non so che argomenti tratta. Io tratto di tutto, ma per gli abbonati che me lo chiedono tratterò degli argomenti che loro vogliono che tratti. Cioè, se tu hai degli argomenti in particolare, li tratterò. Ma mi è incuriosita dalla sua parlata, mi sembrava che era sudamericana. Beh, perché so parlare lo spagnolo precisamente del Sud America, sono bilingue e quindi mi destreggio anche con lo spagnolo, che è il mio secondo idioma, e mi fa piacere che mi segua un'italiana dalla Germania. Allora, riepilogando, che vi sembra Donald Trump e che vi sembra Elon Musk? Che vi sembra il suo gesto, il suo saluto, che ha detto che gli è scappato spontaneamente? Che vi sembra? Che vi può sembrare? Ho quasi fatto 6 ore di tempo di visualizzazione, anche se sto in live da 1 ora e 23. A proposito, tra 2 minuti taglio. Intanto mi preparo, perché da questo stanzino me ne devo uscire, quindi taglio fra poco, perché mi sono un po' stancato. Poi vedo che non ho molti argomenti, ho parlato molto all'inizio. Vi ringrazio di seguirmi, ma vorrei arrivare alle 6 ore. C'ho poca linea, era da molto che non caricavo un video e quindi ne ho approfittato di fare 1 ora e 23 minuti. Siamo messi male, specialmente qua in Germania. Ai 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 ai, male economicamente. Ai ai ai, no al pituro. Dicevano pubblicità degli anni 80, no? Ma i telegiornali non ne parlano. No, i telegiornali no. Ma la gente lo sa. Poi io vedo nei telegiornali italiani a volte le manifestazioni di estremisti di destra che ci sono in Germania, e le manifestazioni di una volta, quelle sì che erano manifestazioni. Vabbè, ma lasciamo stare. Cara Katia Marchese, i telegiornali non ne parlano tanto, ma le notizie si trovano sul web, le notizie si trovano su internet, le notizie si trovano su YouTube, si trovano attraverso il cellulare, quindi prima o poi ne dovranno parlare. Magari spostano le notizie sul telegiornale della mezzanotte. Lei ha parlato di un argomento molto interessante, ma come
vedo tanti italiani ancora hanno gli occhi chiusi. Ah, moltissime grazie. Di quale argomento si tratta? Perché ho parlato di tante cose e magari ah sì, delle manifestazioni di una volta che ritornano le destre, quello, perché ho parlato di così tante cose. Sì, gli italiani. Ah sì, non posso pronunciare la parola io, ma viene qualcosa di brutto sta bollendo in pentola, qualcosa di brutto sta bollendo in pentola, ma questo si sa che Putin era intenzionato a avanzare verso occidente. Se non avesse incontrato resistenza in Ucraina, a quest'ora avrebbe già invaso attraverso la Transnistria la Moldovia, la Polonia, la Romania, tutti gli stati dell'est che se non sono voluti andare dal controllo di Mosca grazie alla caduta del blocco dell'est e dell'Unione Sovietica, e anche molti paesi interni alla Russia o alleati della Russia attualmente vorrebbero andarsi dallo stretto abbraccio dell'orso, però non hanno il coraggio di farlo, capito? E quindi purtroppo vengono tempi bui, vengono tempi duri mondialmente parlando. Ma che ci possiamo fare se qua adesso Trump si riavvicina a Putin? Qua lascia sola l'Europa e magari la lascia in balia di Putin. Chissà, permetterà a Putin di attaccare l'Europa, chissà. Quindi molti che in Europa sono contenti di destra che ha vinto Trump devono sapere che invece Trump è contro l'Europa, contro il Messico, contro il Canada, ma a favore di Kim della Corea del Nord, a favore di Putin della Russia che ha invaso l'Ucraina. E qua i media non ne parlano, ma soprattutto molti youtubers simpatizzanti di Putin e di Trump e di Elon Musk non sanno a cosa andiamo incontro, perché sono circa 3 anni che Putin sta perdendo in Ucraina. Pensa che potenza che era la Russia, che non ha potuto vincere l'Ucraina, ma se avesse vinto la seconda o la terza settimana, già dopo un anno stava in Polonia, stava in Lettonia, Estonia, nei paesi baltici, già si vuole annettere la Bielorussia. Ci sono troppe bugie, è vero. Tutti giocano a carte coperte, nessuno vuole giocare a poker a carte scoperte, e ricordatelo, nessuno vuole giocare a poker a carte scoperte. Per qualche ragione sarà. Io questi argomenti li voglio portare più spesso, solo che YouTube o ti censura il video o lo mette vietato ai minori di 18 anni. E mi raccomando, su premi algoritmi, non sto parlando male di YouTube, o ti demonetizza o riduce la monetizzazione del video. Per quello ho fatto pochi di questi video, quando anni fa, nel 2014 ne ho fatti tanti di video parlando di geopolitica, ma adesso ne faccio pochi perché YouTube mi demonetizza quei video, gli mette che non sono interessati i partner di YouTube a monetizzare il video, e allora non mi dà nulla. Per quello che io ho bisogno di abbonamenti, di super grazie, di super chat e di sticker, almeno quando faccio queste live, perché poi YouTube non me le monetizza. E intanto questa live ha fatto 944 visualizzazioni, 6 ore con 20 minuti e 32 messaggi chat, spettatori simultanei 19. Buoni dati. Io adesso non finisco la live perché c'è la nostra amica Katia che sta intervenendo.
Comunque ho fatto già un'ora e 30, cioè il 47% di batteria del cellulare quando ne avevo 80, e sono stanco, non so se tagliare o fare così, perché sono l'1:07 qua a Roma e sono molto stanco, vorrei andare a dormire, però non voglio lasciare la gente sola. Ma se lei fa altre live io entro, se stanco vada. Grazie, grazie mille. E perché lo faccio per le visualizzazioni, per caso l'ho visto. Bene, continua a seguirmi allora, Katia Marchese, e cerca di appoggiarmi anche economicamente, e poi condividi i miei video affinché, per esempio, quando questa live sarà finita, altre persone possano commentare sotto il video, oltre a te che lo farai, e io cercherò di guardarti, di seguirti in YouTube. Quindi ti posso trovare, soprattutto se tu commenterai questa live quando non sarà più live, io riuscirò a trovare il tuo profilo. Benissimo, grazie carissima amica mia. E se poi, visto che io poi sono anche disoccupato e lavoro part time come ragioniere, cerca di darmi una donazione, insomma l'abbonamento minimo è di 99 centesimi di dollaro, e il super grazie anche, poi che dire, 94 944 visualizzazioni, 982 visualizzazioni, quindi ho fatto 44 visualizzazioni in più, spettatori simultanei 19, messaggi di chat e reazioni 33, tempo di visualizzazioni 6 ore, 6,6 ore, 991 visualizzazioni. Bene, passiamo alla diretta. Cocchi e Renato mi sono venuti in mente. Adesso guardo nel suo profilo. Bene, bene, i miei video più creativi li ho fatti dal 2013 al 2014, anzi dal 2013 al 2016. Sono i video più estroversi, più creativi, mi raccomando. Comunque vedo che una persona molto intelligente. Grazie, grazie, ho fatto anche live e video migliori di questa, cerco sempre di migliorare. Guarda dei miei video e scoprirai la enorme biblioteca che ho nella mia stanza. Io ho sempre cercato dai 12 anni di migliorarmi leggendo, anzi forse da prima dei 12 anni mia madre mi comprava libri, e ho sempre cercato di comprendere le cose, di avere, di coltivare un senso critico, di coltivare una cultura. Moltissime grazie Katia Marchese, anche tu sei molto intelligente, visto che mi sai apprezzare come persona intelligente, e purtroppo non ho grande successo nel lavoro. Volevo studiare filosofia, ho fatto solo un anno. Seguimi anche su Instagram, Twitter, Facebook. 1021 visualizzazioni. Bene, perfetto, fantastico. Allora, che mi dite voi riguardo Donald Trump? La ringrazio, più che altro sono molto sensibile, non ho Instagram e nemmeno TikTok. Ah, bene, bene.
meglio meglio. Mi segui su YouTube. Io c'ho persino 3 ad. Tanto quello che faccio di là faccio pure di qua. Io c'ho un canale secondario di sempre chiamato Sant'Enchan in spagnolo, dove ogni giorno carico degli short. Qua un po' di meno perché non voglio rovinare il canale con tanti short, ma c'è un canale secondario dove prevalentemente carico gli short. Questa doveva essere una live per il mio canale secondario, perché lì mi seguono soprattutto spettatori da Latino America. Io parlavo delle relazioni tra Stati Uniti e Messico, come si vede, come si avvince dalla copertina. Ma ho detto, ma perché devo caricare nel mio canale secondario la live quando voglio monetizzare nel mio canale principale? E allora ho fatto la live qua. Ma mi raccomando, adesso veramente sì, come direbbe Enzo Tortora, Big Ben ha detto stop. Mi raccomando, diciamo che un attimino adesso sospendiamo già, la live volge al suo termine. Devo, perché viene la sera, io non chiudo nulla, hai capito? Viene la sera viene la sera, io non chiudo nulla. Qua sono i miei cani, io ho caricato video sui miei cani. Beh, adesso siamo alla fine. Ciao, mi raccomando, fate i bravi, comportatevi bene. Grazie di avermi seguito in questa nuova live. Grazie di avermi seguito così numerosi, che giusto adesso siete in 22, e mi dispiace che si debba interrompere qua la live, però che ci possiamo fare? Giusto adesso che eravamo in tanti, giusto adesso che eravamo in tanti, 22, giusto adesso devo interrompere. Però grazie, mi avete fatto arrivare fino a hola, hola, ¿cómo va? Ah, ora vengo. Ah,
Todavía no salió a su casa. ¡Pero déjame! Esta perra la voy a matar. Hija de puta. Si me salta, la mato. Me destruyó la vida. Vos no la sacaste cuando yo me fui afuera. Fuimos atrás, pero se comían no sé qué, la cáscara de la banana y las entré. Urgentemente la reja y dejarlas afuera. ¡Ey! Tenés que hacer para eliminar los trapos de agua. Tenés que hacer un trabajo mental. Ah, bien. Mira cómo yo las puse por el baúl chiquito que tengo. Hacer un trabajo mental con la fuerza. Una pregunta la verdad. Yo le decía a la Valeria, no me rompas la bolsa. Porque después, ¿ves cómo las acomodé? Me maté. En el parqueo, en el oscuro. No había nadie. Digo, mira, si alguien me viene y me pega, me agarra. Ponerlas acá a lo largo. Yo, una en la cocina. Bene, bene. Déjalas ahí, que si me faltan las cocinas. No, estaba acá en la sala. Estaba con ellos a controlarlas. ¿Eh? Beh, non è che hai comprato molto, eh? Pero gastado tanto. Ah, sì. Ya empezó. Mira, le da con la cintura y la viola. Ah, Esto lo celeste. repiten porque ella le puso veneno a la comida Ah. para que se muera. Te decía que las hice salir atrás, las tuve que hacer entrar porque se comían la cáscara de la banana. Y ahora voy a cerrar la piscina. Acá traje, No, bueno, pero le gusta. traje unos heladitos y no comemos los que yo hice. ¿Y pasado mañana? Se los voy a regalar a Daniel. Bueno, así si no sabemos más de él, sabemos por qué. Si no sabemos. Bueno, entonces puedo cerrar.
tengo que ir a cerrar el motor. Aquí moral espiritual y gástrica. Yo estuve, ¿sabes cómo es tratar con ellas que saltan de acá, de allá? Bueno, ¿qué hice? No cerré dos ventanas. Ahora hay que ver cuáles son de cerrar. 5, 7. 5, 7. Y es así. ¿Qué piensan entonces de Donald Trump y de Elon Musk? ¿Qué piensan del saludo de Elon Musk? ¿Qué piensan de lo que dijo Donald Trump y sus declaraciones contra México, Canadá y Unión Europea? ¿Y que está a favor de Putin? A ver, tengo 43% de carga en el celular. A ver. En vivo. Yo he hecho muchos vídeos en este patio. Ho fatto molti video in questo esterno negli anni passati. Ah, 33 persone. 33 persone, guarda un po', 33 in fila per 3. Katia Marchese, mi ha fatto tanto piacere, le auguro che il suo canale va sempre più lontano. Adesso guardo i suoi video. Buonanotte a lei e a tutto il suo pubblico. Buonanotte mia cara Katia Marchese, forse arrivo tardi a risponderti, ma grazie mille del tuo appoggio, di esserti abbonata. C'ho 28 persone che mi seguono, troppo forti. Troppo forte, però nessuno che mi ha regalato dei soldi, super chat, sticker. Vediamo un po' se c'è un gatto, se c'è un gatto. Ecco, io davanti a questo limone negli ultimi 12 anni ho fatto un sacco di video con il mio cellulare Nokia Asha 302. Con il mio cellulare Nokia Asha 302 ho fatto un sacco di video e voi potete vedere quei video del mio passato nel mio canale.
li ho fatti fino a poco tempo fa, fino al 2022, perché poi nel 2023 mia madre mi comprò un cellulare nuovo, questo col quale mi sto filmando. Ma fino al 2000 marzo 2022, no, fino al marzo 2023, quindi fino a marzo 2023 mi sono filmato con il Nokia Asha 302, poi ho iniziato a fare più live che non video, e quindi vi invito a tutte e tutti voi di guardare i miei video eh, che ho fatto fino a quel momento, ma soprattutto dal 2013 al 2018, video molto belli fatti con il Nokia Asha 302. Adesso ritorniamo dentro. È notte fonda e c'è buio pesto alla genovese. Eh? Se quedó algo abierto. Esto allá. Esto me dice, no solo la compra, me la tengo que descargar. Ah, beh, però ora llevo el agua. La burra. Ah, qué lindo que es estar afuera, solamente que hay mucha humedad. Hay mucha humedad. Hay mucha humedad, ma si no, ahora salí a pagar afuera y se está bien. Ahora vengo. Il buio, il tormentoso buio. Coscienza, sei dal vivo, si è riconnessa per fortuna, si è riconnessa. Ah, allora perché si è riagganciato, si è riagganciato. Beh, speriamo che non venga scossa la live, sto con il selfie stick. Ah sì.
vamos a ver si en Kuwait me parece que salté la cena porque te dan puntos. Sí, me parece que sí, la cena es gris. Me salté la cena, pero bueno, son 25 Kuwait Golds y 100.000 hacen $1, así que dice acá. Vamos a ver, gracias por ser en 14 a seguirme. Llegaré a las 2 horas y corto. Vamos a ver qué piensan entonces de Donald Trump y de Elon Musk y de las cosas que dijeron. ¿Qué piensan? Quisiera saberlo. ¿Qué piensan? Pero ahora ya llegamos a la hora y me despido de todas y todos ustedes. Ya siamo arrivati all'ora e vi saluto tutti, belli. Vi saluto tutti. Mi ha commiato da voi perché non ce la faccio più, sono molto stanco. Ma intanto ho fatto quasi una maratona perché di solito ho fatto 1672 visualizzazioni, 9 ore con 70, no, 9,7 ore, che saranno 9 ore con 40 minuti. Peccato che non ho fatto 9 e 8. Adesso vediamo un po' se faccio un altro minuto, se arrivo a fare le 10 ore. Però mi raccomando, voi qua sotto scrivetemi che pensate di Donald Trump e del saluto di Elon Musk. Che pensate delle dichiarazioni di Donald Trump che vuole cambiare il nome
al Golfo del Messico, che vuole bisticciare, che già ha bisticciato con Canada, che vuole mettere dazi all'Unione Europea, dazi doganali, che vuole frenare il crescimento economico dell'Unione Europea, che vuole anche vietare le macchine elettriche negli Stati Uniti, che le produce e vende Elon Musk, e che allora lui si butterà a venderle in Europa. Ho già fatto tempo di visualizzazione 10 ore, 1707 visualizzazioni, è abbastanza soddisfacente. Lo so che se continuassi un'altra ora avrei più tempo di visualizzazione, ma ho addirittura raggiunto spettatori simultanei 28 quando prima era 22. Mi ritengo soddisfatto. Io avevo visto addirittura 33 spettatori simultanei, ma vabbè, YouTube dice che ne ho fatti così. Adesso basta, è inutile. Ho fatto già a tempo di visualizzazione 10,1 ore, che sarebbe 10 ore e 15 minuti, grosso modo 10 ore e 10 minuti. Qua aumentano gli spettatori, adesso 1732, 1735, però sono stanco a quest'ora, capite? No, qua non stiamo sulla piattaforma viola. Guardate, guardate che belle statistiche, però non si è abbonato nessuno, nessuno mi ha regalato un super grazie, un super chat. Allora vi lascio. 1732 spettatori, adesso mi indica 1746, 10,2 ore, quindi faccio 10 minuti ogni minuto. È sorprendente questa live di oggi, un po' meno della ultima live che ho fatto parlando della vincita di Donald Trump. Poi avrei voluto parlare dell'insediamento, ma vabbè, sarà per un'altra volta. Mi raccomando, guardate tutti i miei video, anche quelli più vecchi, tutti i miei short. Da tanto tempo che non caricavo un video in questo canale, ho altri canali, cercatemi in YouTube, cercatemi sul web, sono Sant'Enchan, sono anche presente in Instagram, Facebook, la piattaforma Viola, tantissimi altri luoghi. Cercatemi sul web, tutti i risultati web, foto, video e video corti. Vabbè, adesso vi lascio, sto scaricando due cellulari allo stesso tempo. Allora, grazie, siete in 19, mi costa molto dovervi lasciare, ma sarà per un altro giorno. Grazie, ciao. Intanto mi date tempo di visualizzazione, però voglio dire, non voglio approfittare del pubblico. Poi questa live la vedranno in 15 minuti al massimo. Ciao ciao. Ciao dal vostro Sant'Enchan. Hasta luego desde vuestro Sant'Enchan. Ciao.